Ciao amici, ben ritrovati. Ecco qui la mia versione della bambola portarotolo. Potete, magari se non volete mettere il rotolo di carta igienica, potete mettere qualsiasi cosa tra le mani, anche un cestino con dentro dei trucchi, ciò che serve nel bagno, per esempio le spazzole e qualsiasi cosa potete aggiungere tra le mani questo cestino da reinserire ciò che più gradite. Io l'ho fatta con i bigodini, come vedete, ma potete mettere anche semplicemente una fascia, come ho fatto quella della cintura, da andate a avvolgere intorno ai capelli. Spero che questa versione vi piaccia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa della bambola porta carta igienica abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Una maglia e un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Un altro giro di 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo per altri 12 giri le nostre 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse e riempiamo con la vatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e possiamo staccare il filo. Per gli occhi vado ad utilizzare questi tipo a bottone e vado ad inserirli con ago e filo alla distanza più o meno di 12 maglie circa, così, e a metà del viso. Passo il filo da un lato all'altro che ho queste fossette in questo modo e poi vado ad inserire gli occhi. Se volendo potete usare anche quelli con la sicurezza, quelli che preferite, o potete andare a incollare, fate come più vi piace. Con lo stesso filato usciamo qui verso il laterale dell'occhio e andiamo a creare il nasino. Passiamo il filo semplicemente in questo modo e riempiamo questa zona. Volendo potete anche andare a rinforzare passando sopra. Io preferisco lasciarlo così. Con il filo bianco vado a contornare la base di sotto e laterale dell'occhio in questo modo. Esco qui e vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato, la parte esterna. Con un po' di filo nero vado a creare le ciglia, così. Vado a fare la seconda ciglia e ripasso per rinforzare. Stessa cosa vado a fare dall'altra parte.
E per realizzare un viso un po' più simpatico magari facciamo la bocca lateralmente, passiamo il filo da questo lato a questo lato e creiamo così una bocca un pochino più simpatica e andiamo a ripassare sul filo. Possiamo poi andare a sporcare col fard un po' le guance e andiamo a creare i capelli. Per i capelli abbiamo un anello magico di 6 maglie col filato che preferite, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 60 maglie basse. Ora lavoriamo 30 maglie alte nelle 30 maglie successive. Dopo aver lavorato le 30 maglie andiamo a fare una mezza maglia nella prossima maglia, una maglia bassissima qui e poi di nuovo una mezza maglia e poi proseguiamo nuovamente con le maglie alte fino alla fine del giro. Chiudiamo con una maglia bassissima nelle prime 3 catenelle che abbiamo realizzato in sostituzione della prima maglia e andiamo a posizionare sulla testa. Dobbiamo posizionarla in questo modo, cercando di coprire così e andiamo a sistemare così. Andiamo a cucire bene tutto intorno. Volendo questa riga la possiamo far venire o al centro o un po' più laterale, come preferite. Sulla testa della bambola possiamo aggiungere o un foulard fatto sempre di catenelle circondando la testa e poi lo andiamo ad annodare sulla testa, quindi andremo a realizzare questo fiocco, questa specie di nastrino sulla testa, oppure possiamo realizzare i bigodini. Io preferisco farla con i bigodini e vado a creare dei bigodini che poi andrò a sistemare sulla testa. Per il bigodino faccio un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Ora vado a fare un giro di 12 maglie, però lavorate in costa dietro. Prendete questa parte qui della maglia. Ora andiamo a sostituire il filato rosa con quello che abbiamo utilizzato per i capelli e andiamo a lavorare 12 maglie basse con questo filato. Lavoriamo per altri 7 giri con questo filato 12 maglie basse. Possiamo ora staccare con il filato beige e andiamo a proseguire con il filato rosa. Facciamo un altro giro di 12 maglie utilizzando il filato rosa. Riempiamo il bigodino con l'ovatta sintetica e andiamo a lavorare in costa dietro 12 maglie. Proseguiamo ora i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiusa la parte possiamo andare a dare un po' la forma schiacciando leggermente questa parte qui internamente e diamo un po' la forma al bigodino e andremo poi a nascondere il filo all'interno. Lo faremo uscire lateralmente in modo da poterlo poi applicare sulla testa. Dobbiamo andare a riempire la testa con i nostri bigodini, quindi facciamo tutta una parte qui sul davanti, come vi farò vedere uno dietro l'altro, e poi ne andremo a riempire anche dietro. Volendo questa parte qui del bigodino potete realizzare il colore che più vi piace, potete farle anche colorati e decidete voi come volete andare a fare i vostri bigodini. Andremo a mettere il bigodino centrale in questo modo e poi andiamo a mettere gli altri in questo modo qui, roteandoli. Quindi facciamo questa parte centrale, la andremo a fare così
e le altre andremo a fare in quest'altro modo. Per le orecchie facciamo semplicemente un anello magico di 6 maglie e lo andiamo a chiudere. E questo sarà l'orecchio che andremo a cucire. Per il corpo andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo ora le 48 maglie in costa dietro, prendiamo in questo modo e lavoriamo così. Lavoriamo per altri 4 giri 48 maglie basse normalmente. Ogni 6 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 15 giri. Fatti i nostri giri facciamo ogni 5 maglie una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 30 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e facciamo ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Volendo all'interno possiamo aggiungere anche uno stecco di legno e poi andare a cucire la testa alla base qui. Sulla testa ho applicato i bigodini così come ho detto, vado a fare questa fila qui in questo modo e queste altre due da quest'altro lato e riempiamo così tutta la testa. Per le gambe avviamo una catenella con il filato bianco di 5 maglie, lavoriamo 5 maglie basse da questo lato della catenella e 5 maglie basse dal lato di sotto della catenella, in totale saranno 10 maglie lavorate. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Ora lavoriamo le 32 maglie però lavorate in costa dietro, prendete solo questa parte qui della lavorazione e lavorate in questo modo. Facciamo un altro giro di 32 maglie basse normalmente. Ora facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato con il filato color carne e facciamo ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 20 giri le 18 maglie basse. Poi stacchiamo il filo, andiamo a riempire con la vatta sintetica e ho realizzato una catenella di 22 maglie e poi ho piegato da un lato la catenella, ripiegata dall'altro lato e l'ho messa in questo modo e vado poi a bloccarla così. L'apro leggermente perché ho messo prima una metà da questo lato, l'altra metà ho girato così e l'ho messa qui e ora vado a cucire tutti e due i lati anche qua sopra, lasciando appena in modo da realizzare così le ciabatte aperte, o volendo potete farla anche chiusa se preferite chiusa, decidete voi come volete andare a terminare. Per realizzare il braccio ho fatto un anello magico di 6 maglie, ho fatto un aumento in ogni maglia, sono 12 maglie, poi ho fatto un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e sono 14 maglie. Ho lavorato poi per 30 giri 14 maglie basse, ho riempito con l'ovatta sintetica, ho inserito il filo di ferro all'interno e poi vado a piegare questa parte qui in modo da poter inserire poi la carta igienica tra le braccia. Per la vestaglia ho lavorato una catenella di 60 maglie, lavoro 60 maglie basse per 20 giri, poi vado a fare la parte davanti, vado a dividere
le maniche, la parte di dietro, l'altra manica e la parte davanti, su questa, in modo da poterla poi piegare così. Questa sarà la vestaglia. Quindi dopo aver fatto questi giri dobbiamo andare a dividere. Dopo aver fatto i nostri 20 giri per la vestaglia, andiamo a lavorare 14 maglie basse nelle prime 14 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare di nuovo 14 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo la diminuzione della prima maglia, saranno 13 maglie lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una diminuzione nella prima maglia saranno 11 maglie. Una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 9 maglie lavorate. Una diminuzione all'ultima maglia saranno 8 maglie e andiamo a fare lo stesso lavoro anche dall'altra parte allo stesso modo. Saltiamo 6 maglie da questo lato e lavoriamo 18 maglie. Dopo aver lavorato le 18 maglie andiamo a fare un altro giro di 18 maglie su quelle appena lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie su quelle appena lavorate. Ora lavoriamo solo 5 maglie da questo lato. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 5 maglie. Possiamo staccare il filo e andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra estremità, in modo da realizzare anche la parte del collo dietro. Quindi facciamo anche qui le 5 maglie e lavoriamo per 2 giri come abbiamo fatto per questa parte. Poi stacchiamo il filo e andremo a cucire. Terminato anche quest'altro lato di dietro, stacchiamo il filo e partendo qui dalla sesta maglia, quindi dalla spalla, contiamo 5 maglie, entriamo nella sesta maglia e andiamo a fare il bordo. Lo andiamo a fare a mezze maglie, quindi andiamo a lavorare le mezze maglie tutte intorno fino a fare tutto il giro. E andiamo a rifinire tutta questa parte, anche la parte di sotto, fino ad arrivare dall'altro lato e fermarci sempre prima delle 5 maglie. Dobbiamo fermarci in questo punto qui, come abbiamo fatto da questo lato, lasciando le maglie sulla spalla, che poi andremo a cucire per unire le due parti in questo modo qui. Quindi partendo di qua andiamo a fare tutto il giro. Con ago e filo andiamo a cucire sulla spalla questa parte qui, unendo le 5 maglie di questo lato con le 5 maglie del lato di dietro della vestaglietta, blocchiamo bene il filo e abbiamo così realizzato la parte della spalla e della manica. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro lato. Per le maniche con il filato bianco abbiamo una catenella di 20 maglie, la andiamo a chiudere ad anello e lavoriamo 20 maglie basse nelle 20 catenelle. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Sostituiamo il filato bianco con quello rosa e andiamo a fare per altri 10 giri 20 maglie basse con questo filato e poi stacchiamo il filo. Se volete mettere i bigodini potete mettere anche una fascia, andate a fare una fascia di 90 catenelle e poi andate a lavorare o a maglie alte o a mezze maglie o fate 2 giri di maglie basse come preferite, per realizzare così la fascia per i capelli, e poi andate ad annodare sulla testa, l'andate a avvolgere intorno alla testa e l'andate ad annodare. Con le stesse 90 catenelle potete fare anche la cintura della vestaglietta, quindi andate a lavorare 90 catenelle e poi fate 90 mezze maglie e fate così la cintura alla vestaglia.
Andate poi a cucire le maniche intorno alla, alla circonferenza qui che abbiamo lasciato della manica, andiamo a cucire tutto bene intorno con ago e filo. Con ago e filo andiamo a cucire le maniche, prendiamo il nostro filo in questo modo e prendiamo la manica e andiamo a fare maglia per maglia la cucitura. Con ago e filo andiamo a cucire la testa, prendiamo sia la parte del corpo che quella della testa e la andiamo a cucire maglia per maglia. Inserite uno spiedino bello doppio al centro, oppure ne andate a mettere due in modo che sia abbastanza forte da reggere la testa, perché ovviamente se mettiamo sulla testa e i bigodini sarà più pesante. Quindi andate ad imbottire bene il collo con l'ovatta sintetica prima di chiudere il tutto e poi andate a sistemare i capelli. Andiamo a cucire bene tutto intorno. Inseriamo poi le braccia in questo modo con il filo di ferro e poi andiamo a cucire bene tutto intorno e la pieghiamo in modo da inserire poi la carta, così. Stessa cosa per l'altro braccio. Con ago e filo andiamo a cucire le braccia bene tutto intorno, dopo aver inserito magari un po' di filo di ferro all'interno e l'ovatta sintetica. Dopo aver cucito i capelli andiamo a cucire anche le orecchie al lato, su questo lato sopra. Per le gambe andiamo a cucire questa parte qui sopra chiudendola e le dobbiamo cucire sotto alla base qui, in questo modo, sulla parte esterna della cucitura qui, in modo che possa stare seduta da un lato e dall'altro. Andiamo a cucire la base di sopra delle gambe, chiudiamola in questo modo e poi andiamo a cucire sotto. Realizziamo le 22 catenelle e dobbiamo passarle in questo modo da questa parte, poi fermiamo qui con lo spillo, andiamo dall'altra parte e fermiamo così. Ora con ago e filo andiamo a bloccare il tutto sopra. Posizioniamo le gambe così e le andiamo a cucire alla base. Volendo le potete fare anche più lunghe, se le preferite più lunghe. Basta allungare un po' i giri, aumentare i giri. Infine andate a cucire i bigodini sulla testa, quindi prima questa fascia qui e poi fate i laterali come ho fatto vedere e poi magari mettiamo anche delle perline in modo da fare gli orecchini se volete. Ho applicato i bigodini dietro in questo modo, quindi la parte centrale va tutta in questo senso, mentre i due laterali l'ho messi così da un lato e dall'altro. Volendo potete fare del colore che più vi piace, potete mettere solo la fascia se preferite solo con la fascia e questa sarà la bambola porta rotolo di carta igienica. Poi andate ad inserire tra le braccia in questo modo il vostro rotolo così e sarà bella da tenere in bagno. Volendo potete anche aggiungerci, che ne so, un secchiello con i portatrucchi, potete aggiungerci una valigetta con ciò che avete in bagno, oppure un cestino porta saponette, porta saponi e fate quello che più gradite. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao! E lavoriamo che ci consoliamo. Un bacio!
Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.